Bentornati a Creando con Mari. In questo nuovo progetto andiamo ad utilizzare il Plassar Latino, che è un 65% cotone, 25% viscosa e il 10% lino. Questo è il filato che userò io, perché come sempre io vi darò tutte le indicazioni per poter utilizzare qualunque filato volete o qualunque uncinetto per qualunque taglia. Quindi facendo i calcoli come vi consiglio non avete nessun problema, potete utilizzare qualunque filato vi piaccia. L'uncinetto che andrò a utilizzare è il 4,5. In 200 grammi sono cake da 200 grammi, ci sono 420 metri. E ora vi faccio vedere subito quello che andremo a fare e come fare i nostri calcoli. Andiamo a realizzare due pannelli che poi cuciremo insieme, più o meno così, vi faccio vedere, più o meno, perché sapete che io non so disegnare. Questo è il nostro pannello, dopodiché noi andremo ad aggiungere a un certo punto, quando saremo soddisfatti della lunghezza fino al sottomanica, andremo ad aggiungere delle catenelle per ricreare il nostro motivo anche sulle maniche, per fare delle maniche unite. A quel punto deciderete voi quante catenelle caricare in base alla lunghezza che volete. Potete fare la manica corta, manica 3/4, manica lunga, è indifferente. Poiché continueremo la lavorazione, poniamo il caso io la faccia a manica 3/4, non ho ancora deciso bene, continueremo questa lavorazione così fino a che appunto saremo contenti, soddisfatte e andremo a fare il secondo pannello, quindi ne dobbiamo fare due esattamente uguali. In base a poi alla cucitura potremo decidere anche il collo, dove cucire, fino a dove cucire. A me piacciono i colli ampi, però in questo caso è molto semplice adattare ad ogni gusto, perché potete decidere di cucire più spalle e fare un collo più stretto. Facciamo subito i calcoli. Allora, io il mio campione l'ho già fatto e poi lo faremo insieme, ovviamente. Questo è il punto, ve lo faccio vedere sul bianco. Questo è il nostro campione che adesso andremo a fare insieme. Vi dico subito i calcoli. Allora, il nostro punto è un multiplo di 18 più 7 catenelle, che significa 18, 18, 18, 18. Alla fine, raggiunta la nostra misura, dobbiamo aggiungere 7 catenelle per completare il punto. Quindi queste 7 catenelle vanno sempre tenute alla fine, mai considerate. Il nostro multiplo è 18, le 7 vanno aggiunte dopo. Come facciamo le nostre misure? Facciamo il nostro campione, lo misuriamo. Il mio misura 15 centimetri. Io ho caricato appunto 18 più 7, 25 catenelle. 25 punti mi equivalgono a 15 centimetri, ok? Quindi la nostra incognita qual è? Allora, innanzitutto i centimetri che dobbiamo fare. Cosa vi misurate? Misuratevi la parte più ampia che avete, o seno o fianchi. Io ho un 90 centimetri di fianco, circa anche 92, ho misurato così un po' velocemente perché io lo voglio più ampia e quindi lavorerò su 96 centimetri. Ok, su 96 centimetri, io ho bisogno di 96 centimetri. I dati che abbiamo sono questi. Cosa ci manca? Ci manca la X, che sono i punti da caricare. Questa è la nostra equazione. Facciamo X sta a, ovviamente i 96 centimetri vanno divisi per 2, perché i pannelli sono 2, quindi 96 diviso 2 mi dà 48 centimetri. Quindi la X sta a 48 centimetri, sono i punti, come i 25 punti stanno a 15 centimetri. Vedete, da entrambi i lati dovete avere un'equivalenza. Ora la nostra X quindi equivale a 48 per 25 diviso 15 e vediamo subito quanto fa. 48 abbiamo detto per 25 diviso 15 mi dà 80, giusti? Ora io cosa devo fare?
Il mio multiplo è 18 più 7, quindi e 80 centimetri mi danno 80 catenelle mi danno appunto i 48 centimetri. Cosa devo fare? Faccio 80 meno 7, d'accordo? Che sono le catenelle in più che io dovrò caricare sempre comunque. Ho 73. Per vedere se il 73 catenelle è un multiplo di 18, io semplicemente devo fare 73 diviso 18 mi dà 4,05, quindi 73 diviso 18, che è il mio multiplo, è 4,05. Non ho un numero preciso, quindi io non posso caricare 73 catenelle più 7, cioè 80, perché altrimenti il motivo non mi corrisponde. Quindi cosa faccio? Prendo il 4 che è l'unità, lascio stare i decimali e faccio 18 per 4. 18, che non sarà un numero molto differente, è 72, perfetto. Quindi il mio multiplo è 72, che mi dà 4 motivi, più 7. Quindi io caricherò, stavo controllando di essere in video, caricherò 79 catenelle. Come potete ben capire, con questo calcolo voi potete davvero adattare questo progetto a tutto, a uncinetto, a filato, a taglia, quello che vi pare. Quindi io andrò a caricare 79 catenelle, lavorerò con 79 catenelle tutta questa parte fino a un certo punto, vedrò la misura giusta fino al sottomanica della lunghezza che io desidero la maglia e andremo a caricare appunto le catenelle delle maniche, che anche queste devono essere un multiplo di 18. Ora andiamo a realizzare insieme il campione, quindi dobbiamo caricare 25 punti, che sono le 18 più 7, così guardiamo il motivo insieme e poi voi vi fate i vostri calcoli e caricate le catenelle giuste per il vostro progetto, per la vostra misura, che come abbiamo visto per me è 79. Carichiamo le nostre 25 catenelle. Caricate le nostre 25 catenelle, quello che dobbiamo fare adesso è aggiungerne 3. 1, 2, 3. Ora contiamo dall'uncinetto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mettiamo il dito sulla settima, filo sull'uncinetto e iniziamo a fare il nostro primo punto, che è un punto alto, filo sull'uncinetto, nello stesso punto un altro punto alto, 2 catenelle e nello stesso punto altri 2 punti alti, sempre nello stesso punto, ok? 1 e 2. Filo sull'uncinetto, contate 2 catenelle di base, le lasciate e nella terza andate a fare un solo punto alto. Filo sull'uncinetto, lasciate 2 catenelle di base, nel terzo punto andate a fare un altro ventaglio di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte nello stesso punto. E ora tutto il giro si esegue nello stesso modo, filo sull'uncinetto, nessuna catenella di separazione, lasciamo 2 catenelle di base e facciamo un punto alto. Devo dire la verità, è un punto davvero semplice. Filo sull'uncinetto, 2 catenelle di separazione e facciamo un altro ventaglio con 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, 2 catenelle, una maglia alta nel terzo punto, filo sull'uncinetto, lasciate 2 punti di base nel terzo, 2 punti alti,
2 catenelle, 2 punti alti. E ora l'ultimo punto, rimangono 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, 1, 2 e nell'ultimo punto un punto alto. E questo è il nostro primo giro. Il secondo giro comincia sempre con 3 catenelle, 1, 2, 3, e filo sull'uncinetto andiamo a lavorare questa riga esattamente nello stesso modo come la prima, la seconda uguale. Entriamo nelle 2 catenelle, facciamo 2 punti alti tutti nello stesso punto, 2 catenelle e 2 punti alti, filo sull'uncinetto, nel punto alto andiamo a fare un punto alto, quindi lavoriamo punto su punto. Andiamo a fare nel ventaglio il ventaglio, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, nel punto alto facciamo il punto alto e così per tutti i punti. E terminiamo con un punto alto sulla terza catenella del primo punto alto, che è questa. Ok, punto alto. Nel terzo giro inizia la nostra variazione del motivo. Iniziamo con 3 catenelle. La nostra costante iniziale e finale del punto sarà sempre il ventaglio, quindi questo ventaglio ci sarà sempre sia all'inizio che alla fine. Quindi facciamo subito il ventaglio, 2 maglie alte sul ventaglio ovviamente, 2 catenelle e 2 maglie alte, il punto alto sul punto alto, e ora creiamo il nostro quadrato a punto rete. Facciamo 2 catenelle. Nel primo ventaglio, nelle 2 catenelle, andiamo a fare un solo punto alto, 2 catenelle, nel punto alto andiamo a fare un punto alto, ok, 2 catenelle, e nel successivo ventaglio andiamo a fare un solo punto alto, 2 catenelle, un punto alto sul punto alto, e dobbiamo terminare il giro, quindi senza catenelle di separazione andiamo a ripetere la nostra costante. Quindi all'inizio e alla fine di tutti i giri, al di là dei punti che avete, dovete iniziare e finire con il ventaglio e un punto alto. Ok, faccio vedere. E poi il punto alto ovviamente nell'ultimo punto realizzato nel primo del giro precedente. Quindi questa costante, questo ventaglio, questo punto alto, ventaglio, punto alto è una costante all'inizio e alla fine. Nel centro noi abbiamo lavorato a punto rete. Ora ripetiamo questo giro, quindi 3 catenelle, questo è sempre la nostra ripetizione, cioè punto alto, le 3 catenelle, il ventaglio di 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, e l'altro punto alto subito dopo qui. E ora ripetiamo il punto rete, quindi 2 catenelle e punto alto sul punto alto, 2 catenelle, punto alto sul punto alto, 2 catenelle, punto alto sul punto alto,
siamo alla fine, 2 catenelle, punto alto sul punto alto e il giro è identico al precedente, proprio nello stesso modo si lavora. E ora filo sull'uncinetto e nelle catenelle facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Come vedete è davvero semplice. Filo sull'uncinetto e nella terza catenella del primo punto del giro precedente andiamo a terminare il nostro lavoro con il punto alto. Facciamo altri 2 giri uguali, quindi per fare il nostro quadrato di 4x4, è un 4x4, e poi vi faccio vedere come andare avanti. Ok, lavorati i 4 giri di punto rete, che abbiamo fatto il nostro quadrato di 4x4, ora dobbiamo tornare a questo, al primo giro, cioè dobbiamo ricreare questo primo giro, perché poi faremo i 2 giri di tutti i ventagli e poi ripeteremo i quadrati man mano che andiamo avanti col lavoro. Quindi ora, facendo questo giro qui e il prossimo, abbiamo finito il nostro campione. Quindi iniziamo sempre con 3 catenelle, la nostra costante la facciamo dall'inizio alla fine, quindi il ventaglio di 2 maglie alte, quello non cambia mai, 2 catenelle, 2 maglie alte, il punto alto. E ora, come potete intuire, è molto semplice tornare alla situazione precedente. Sul primo punto alto, dopo il punto alto, quindi costante, chiamiamolo così, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 2 maglie alte, tutte nello stesso punto, Oh, mannaggia. Okay. Tutte nello stesso punto andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte su questo punto alto. Dopo il ventaglio sappiamo di avere il punto alto, quindi filo sull'uncinetto, su questo punto alto andiamo a fare il punto alto, filo sull'uncinetto, in questo punto alto facciamo un altro ventaglio, che poi è una V, non è un ventaglio, scusate, è una V doppia. Ok, ora c'è il punto alto. Io lo trovo davvero semplice questo motivo, è piacevole perché cresce velocemente ed è molto molto carino. E il punto alto finale sulla terza catenella, che è questa. Okay. E abbiamo ricreato il primo giro, vedete? Si è creato questo quadrato, ora abbiamo ricreato il primo giro, ricreiamo anche il secondo, quindi lavorando tutto punto su punto, perché il nostro lavoro sarà tutto così. Praticamente, come vedete, adesso ve lo faccio vedere, abbiamo fatto già il nostro campione, è stato velocissimo. Quindi ora, fatti questi 2 giri, no? Anche qui dobbiamo ricominciare il punto rete ai nostri quadrati. Vi faccio vedere solo il primo giro per vedere come verrà. Ovviamente voi arrivati a questo punto fermate il lavoro, cioè tagliate il filo, prendete le vostre misure e fate tutti i calcoli che vi avevo detto prima,
e dal di lì decidete quante catenelle montare, eccetera eccetera. Quindi adesso dobbiamo ricreare i nostri quadratini, quindi dopo il primo punto alto della nostra costante andiamo a fare le 2 catenelle e il punto alto nella prima V, 2 catenelle, un punto alto nel punto alto, 2 catenelle, punto alto nella V, 2 catenelle, punto alto e filo sull'uncinetto, ultimo ventaglio, che quello c'è sempre. Ora vi do tutte le indicazioni. Ok, vedete, abbiamo ricominciato a ricreare il quadrato del 4x4 e questo lo facciamo ogni volta. Quindi finiti i nostri 4 giri di punto rete andremo a fare i 2 con tutte V doppie e andremo avanti. Come si fa ad aggiungere motivi? È molto semplice, praticamente finita la parte dei ventagli qui, ricominciate il punto rete fino ad arrivare alla fine dove terminerete con il ventaglio, no? Quindi adesso se noi dovessimo proseguire qui, cominceremo le 2 catenelle il punto alto, le 2 catenelle il punto alto, le 2 catenelle il punto alto fino ad avere 4 quadratini. Eccomi di ritorno, vi faccio vedere un pannello già completato con le maniche e poi vi dico come fare. Io ho fatto praticamente 5 quadrati, 5 motivi di quadrati 4x4, vedete 1, 2, 3, 4, 5, sono esattamente 30 giri e mi sono fermata praticamente quando ho finito il quarto giro del quadrato a rete, per poi fare le maniche con i 2 giri. Ho iniziato come se fosse dal primo con i ventagli, con i 2 giri di ventagli, e poi in totale le maniche le ho fatte con 2 quadrati ed è abbastanza ampia la manica. Misuriamola, viene una manica di circa 20 centimetri, ma considerate che il tessuto si allarga abbastanza, questo spero si veda. Ok, questa è la manica e la lunghezza del corpo sono circa 75 centimetri. L'ho voluto fare molto lunga e adesso vi faccio vedere come fare le maniche. Questo è il mio pannello senza maniche. Io sono arrivata al quinto quadrato 4x4, mi sono fermata prima di fare il giro con tutti le V, diciamo le V doppie. Vediamo subito come facciamo. Innanzitutto, se non avete filo in più, semplicemente dal gomitolo, se state lavorando dall'esterno prendete il filo da dentro, o se state lavorando dal filo dentro prendete un pezzo dall'esterno. Vi serve davvero un pezzettino. E cosa fate? Innanzitutto dalla parte in cui siete arrivati, un marcatore giusto per non... e ricordatevi che voi dovete girare il lavoro, quindi da quest'altra parte prendete il filo per fare la catenella delle maniche in modo che vi venga diritta, ok? Entrate praticamente nella parte opposta a dove avete finito il lavoro e decidete quanto lunga volete la manica. Come potete vedere, io l'ho fatta tipo a manica corta, mi arriverà sopra il gomito,
ok? E ho deciso di realizzarla con solo 2 motivi. Questo significa che io ho dovuto aggiungere 36 catenelle per le maniche, che sono 18 e 18, i 2 motivi. Ricordatevi anche che il nostro multiplo è 18 più 7, ma noi le 7 catenelle in più le abbiamo già nel corpo, quindi dovete aggiungere soltanto 18, 18, 18, 18 fino ad arrivare alla lunghezza che voi desiderate. Non dovete aggiungere nelle maniche le 7 catenelle. Quindi io, come vi dicevo, ho deciso di avere 2 motivi, quindi 2 quadrati di punto rete, e quindi farò 36 catenelle. È molto semplice, praticamente vi agganciate dall'altro lato rispetto a dove avete finito l'ultimo giro, dove avete deciso di fermarvi, andate dall'altra parte, agganciate il filo. Allora, io ho deciso di praticamente farci proprio un nodo in questo caso. Vi faccio vedere subito come. Io sono entrata, faccio il nodo e rientro, prendo il filo e faccio le catenelle. Quindi questo è il filo, non ho fatto ancora la catenella, ho solo tirato fuori il filo e faccio 36 catenelle semplicemente. E questa è la prima, 1 2 3, (35) e 36. Mi capita il nodino, lo avevo. Faccio un'altra catenella e posso tagliare il filo. Ricordatevi la catenella aggiuntiva per tagliare il filo, altrimenti riducete di una catenella. E qui, ok? E qui abbiamo praticamente fatto l'allungamento per la manica. Ora da quest'altra parte invece siamo qua, siamo qui dove avevamo finito il giro, e da questa parte facciamo la stessa cosa, 36 catenelle. E come abbiamo fatto esattamente all'inizio del primo giro del lavoro del pannello, aggiungiamo 3 catenelle e contiamo 7 dall'inizio, cioè dall'uncinetto, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7. Nella settima iniziamo il nostro lavoro. Il lavoro è identico, praticamente come se fossimo in queste catenelle al primo giro. Quindi fate la V doppia o il ventaglio, come lo volete chiamare, e poi 2 catenelle di separazione, questa 1 2, e nella terza un punto alto. Ora 2 catenelle di separazione, 1 2, nella terza un altro, 2 punti alti nello stesso punto, 1 2, 2 catenelle e 2 punti alti. Scusate. E andate avanti, 1 2 nella terza, in totale io ne ho 6 e avrò 6 anche dall'altra parte per poter fare i 2 quadrati. Ora in questo, nel corpo, lavoro normalmente come ho lavorato fino adesso, quindi ritorno al giro di tutti i ventagli, V doppie, chiamatele come volete, ma
quando non ho più i quadrati. Quindi nel primo punto del punto rete faccio il mio ventaglio e torno. Sono arrivata alla fine del corpo e niente, ho semplicemente le catenelle aggiunte e non è niente di complicato, devo lavorare come ho lavorato dall'altra parte, quindi salto 2 punti, vado a fare il primo ventaglio, fatto l'ultimo triangolo, ci ho fatto l'ultima V doppia, ventaglio, triangolo, l'ho chiamato in tutti i modi, quindi fatta l'ultima V doppia, saltiamo i 2 punti e qui era capitato il nodino, ma non importa, facciamo il punto alto e praticamente ora abbiamo il lavoro uguale. Abbiamo aggiunto 36 punti da una parte, 36 punti dall'altra, adesso il lavoro è identico perché semplicemente dobbiamo lavorare 2 motivi così in più. Vi faccio vedere dove mi sono fermata io. Praticamente io ho fatto le maniche, vi avevo detto, se le volete più larghe potete lavorare di più, non è necessario che terminate obbligatoriamente i 2 quadrati, però vedete io mi sono fermata non ai 2 giri di ventagli, ma mi sono fermata al primo giro di tutti i ventagli. Perché? Perché quando poi andrò a cucire dall'altra parte avrò una lavorazione identica con l'altro giro di tutti i ventagli e praticamente riprendo i 2 cucendoli insieme, diventano 2 e questo quindi ha una continuità il lavoro. Quindi ora io lavorerò tutte le mie maniche e poi vi faccio vedere come cucire. Ovviamente qui si ripartirà esattamente come abbiamo visto nel campione, c'è nulla di diverso, abbiamo semplicemente aggiunto una parte di lavorazione, facciamo il punto alto con le 3 catenelle, giriamo il lavoro e cominciamo l'altro giro di tutti i ventagli con 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. Come vedete non cambia nulla. Quindi adesso lavorate l'altezza delle maniche come vi viene comoda, mantenendo il punto uguale e fermatevi quando siete soddisfatti. A quel punto vedremo come cucire i 2 pannelli, come li cucirò io e come avete la possibilità di cucirlo voi. Ci sono diversi modi, io utilizzerò l'uncinetto e lascerò anche una parte del corpo aperta, proprio voglio fare proprio una sorta di abitino multiuso estivo. Voi deciderete come farlo. Ci vediamo dopo. Eccomi di ritorno, io ho già cucito una parte della manica e vi dico subito che io avevo 25 ventagli. 25 ventagli, io ho deciso di cucirne 9 da una parte, 9 dall'altra, diventano 18 e ne rimangono 7 per lo scollo, che è uno scollo piuttosto ampio. Potevo fare anche 10, 10 e 5, ma volevo un bello scollo grande. Cosa ho fatto? Ho messo le 2 parti una sull'altra, quelle avendo poco spazio ve lo faccio vedere così, quelle riferite alle maniche,
al sopra della manica dove poi si genera lo scollo, vedete questa parte qua, non so se si vede, e ho iniziato a cucire da qui. Ok, ho fatto una cucitura inusuale perché mi piaceva l'idea di averla quasi piatta. Essendo un filo colorato ho potuto farlo, ovviamente con un altro filo sarebbe più evidente. Poi chiudendola così, vedete, non si vede nulla perché appunto il filo è colorato. Però potete fare qualsiasi tipo di cucitura vogliate anche con l'uncinetto. Io l'ho fatto con ago e filo e ora vi faccio vedere. Ho già preparato il mio ago filo, quindi mettete le due parti, quindi dei due rettangoli, vedete, da questa parte dove c'è la manica. Ovviamente le misure le saprete voi in base alla lunghezza della quale avete voluto fare la manica. Insomma, io l'ho fatta, come sapete, piuttosto corta, ma potete, come avete visto nel tutorial, avreste potuto farla anche più lunga. Quindi niente, è una semplice cucitura, quindi io comincio, essendo giri di andata e di ritorno, essendo un punto così variegato, non c'è un diritto e un rovescio, scegliete voi la parte diritta e la parte rovescia e iniziate a cucire. Io semplicemente cucio in questa maniera, questo tipo di... Prendo la prima parte, sono esattamente identiche le parti, quindi sarà molto semplice farlo. Blocco il filo, entro di nuovo, cercando di bloccarlo bene. Ok, fatto questo nodino, inizio a cucire. Allora, praticamente io passo sopra, quindi entro nel punto, ok, ed entro anche nell'altro punto totalmente e passo il filo sopra, vedete qua, così. È la cucitura che mi viene più piatta in assoluto con questo tipo di lavorazione. E poi è facile perché le due parti sono identiche, quindi andate avanti fino al momento in cui avete deciso di bloccare dello scollo, la misura dello scollo. Quindi entro anche nella catenella, entro nella catenella, non la passo dal foro, bensì entro proprio nella catenella. Voglio una cucitura solida, questa è molto solida come cucitura, potrebbe non piacere, ma è una cucitura realmente che è molto difficile che si sfili. Andate avanti così, fate la stessa cosa, vedete, si crea lo scollo, fate la stessa cosa partendo, quindi la manica avete iniziato dalla parte alta sulle spalle, poi cucite la parte sotto l'ascella e questa cucitura la potete fare completa. Io lascerò 1 2 3 4 5 6 7 barra 8, adesso vedrò, liberi, quindi cucirò fino qui e questa parte la lascerò aperta. È un maglioncino che può diventare, essendo così lungo il mio, un copricostume, un accessorio da portarsi dietro in primavera, autunno, anche nelle serate estive, per metterselo addosso nel caso facesse freschino, quindi con un vestitino ci si può mettere addosso questo, oppure come copricostume. Quindi io farò in questa maniera, continuerò a cucire fino al nono motivo, poi andrò avanti a cucire la parte sotto l'ascella, lasciando, ve lo ripeto, una parte libera per aperta, e farò la stessa cosa anche di qua e ci vediamo per vedere l'indosso finale come sempre. Buon lavoro!
Ciao.